Ciao e benvenuto sul mio canale. Questa sera voglio parlarti di 730 precompilato 2021, come utilizzarlo, come inviarlo, la dichiarazione precompilata, visto che ormai siamo in periodo di 730, quindi volevo parlarvi di questa cosa qua. Ho trovato un articolino molto interessante su internet e volevo leggerlo insieme a voi. Comunque poi nella info box qui sotto vi lascio il collegamento diretto all'articolo che ho trovato, così se volete potete andarvelo a leggere anche da soli in autonomia. L'articolo comunque si trova su fiscoetasse.com e si intitola così: 730 2021, ecco come inviare la dichiarazione precompilata, ok? Quindi dichiarazione precompilata 730 2021, ecco come inviarla, le indicazioni anche per tutori e genitori e anche una guida alle novità. Prima di iniziare comunque vorrei ricordarvi solo di iscrivervi al mio canale di YouTube e di attivare anche la campanellina, così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Quindi partiamo in quarta con la lettura dell'articolo. Vi ricordo tra l'altro, prima che mi dimentico, che siamo in Premiere Live, così potete anche chattare e commentare qui sotto. Entro giovedì 30 settembre 2021 è possibile inviare il 730, mentre il modello redditi persone fisiche può essere integrato e inviato fino al 30 di novembre. Come noto, ormai dal 19 maggio i contribuenti possono inviare la dichiarazione in due modi: accettandola così com'è oppure apportando eventuali modifiche o integrazioni al modello precompilato che vi viene proposto. È bene sapere che all'interno dell'area autenticata della precompilata è disponibile una funzionalità che consente ai cittadini di conoscere voce per voce la destinazione delle imposte sui redditi che hanno versato. All'interno della sezione tematica dedicata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, il contribuente può trovare, primo, la guida in PDF che si può benissimo scaricare o sul computer o sul cellulare, non lo so, dove volete, anche sul tablet, e anche un video tutorial che introducono le principali novità della nuova stagione dichiarativa 2021 e spiegano passo passo tutte le operazioni da effettuare per accedere in autonomia all'area autenticata, visualizzare le informazioni disponibili e anche operare all'interno della dichiarazione. Quindi questa sera vediamo, 5 punti principali. Il primo è utilizzare la precompilata. Il secondo, accedere alla precompilata. Il terzo punto riguarda l'accesso al 730 del tutore o del genitore. Il quarto punto riguarda l'accesso al 730 dell'erede con tutte le novità. E il quinto punto è l'accesso al 730 da parte del sostituto d'imposta, del CAF o del professionista. Quindi partiamo subito con il primo punto: utilizzare la precompilata 2021. Il contribuente, utilizzando le funzionalità rese disponibili all'interno dell'area autenticata, può effettuare, in relazione ovviamente alla propria dichiarazione 730 precompilata, tutte queste operazioni: la visualizzazione e la stampa, quindi si può vedere e si può stampare, accettazione oppure la modifica, anche integrando dei dati contenuti nella dichiarazione, e poi l'invio, il versamento delle somme eventualmente dovute mediante appunto il modello F24 già compilato con i dati relativi al pagamento da effettuare, da eseguire, con possibilità anche di addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, ovviamente per i contribuenti che presentano la dichiarazione in assenza di un sostituto d'imposta che poi è tenuto a effettuare il conguaglio. Poi si può anche fare l'indicazione delle coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale accreditare l'eventuale rimborso per i contribuenti, anche qui, che presentano la dichiarazione in assenza di un sostituto d'imposta
che è tenuto a effettuare il conguaglio, attenzione anche a questo, oppure ancora consultazione delle comunicazioni, delle ricevute e della dichiarazione presentata e infine la consultazione dell'elenco dei soggetti che sono delegati, ai quali è stata resa disponibile la dichiarazione 730 precompilata. Andando avanti si passa al secondo punto, accedere alla precompilata. Il cittadino potrà accedere al 730 precompilato tramite un'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle Entrate a un indirizzo che poi vi lascio anche qui sotto nella info box. Tramite l'accesso l'accesso è possibile utilizzando le credenziali dello SPID, la carta d'identità elettronica, quindi la CIE, la Carta Nazionale dei Servizi, la CNS, le credenziali dispositivi rilasciate dall'INPS oppure il PIN Fisco Online, mi raccomando, il PIN Fisco Online che potrà ovviamente essere utilizzato solo da chi ne è già in possesso e fino al 30 di settembre 2021. Infatti, dal 1 di marzo 2021, in base alle varie disposizioni del decreto semplificazioni, l'Agenzia delle Entrate non rilascia più ai cittadini nuove credenziali fisco online. Quindi ricordatevelo. Secondo me a questo punto vi conviene prendere lo SPID e comunque sul mio canale trovate un bellissimo tutorial che ho fatto qualche tempo fa su come richiedere lo SPID anche direttamente in posta, senza muoversi da casa, fare troppi casini, tutto comodamente da casa. Detto ciò, torniamo al nostro articolo. Con le credenziali dell'Agenzia delle Entrate o con lo SPID si può scegliere di operare, quindi di lavorare come tutore, genitore o erede, anche non solo come titolare del 730, ma anche come tutore, genitore o erede. Ovviamente per presentare la dichiarazione di un tutelato, di un minore o di una persona che è deceduta. Il terzo punto riguarda l'accesso al 730 del genitore o del tutore. Qui è un discorso un pochino particolare, però lo vediamo bene tutto quanto insieme. Tutti i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi per conto di persone legalmente incapaci, compresi i minori, effettuano tutte le operazioni utilizzando le proprie credenziali che sopra elencate, che appunto vi ho detto, purché ovviamente bisogna essere appositamente abilitati. Quindi vediamo l'accesso al 730 da parte del tutore. Il rappresentante legale o l'amministratore di sostegno per ottenere l'abilitazione deve recarsi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate e esibire proprio la documentazione attestante la propria condizione di tutore. In alternativa, il rappresentante legale o l'amministratore di sostegno, in caso di prima nomina, può inviare la richiesta tramite PEC a qualunque ufficio territoriale sottoscrivendola digitalmente. E qui entriamo in un discorso di firma digitale e quant'altro che non vi sto a raccontare adesso. L'abilitazione ha validità fino al 31 dicembre dell'anno in cui è rilasciata, quindi dura veramente molto poco. Attenzione, che va presentata al fatto che per gli anni successivi la richiesta di rinnovo può essere inviata all'ufficio anche con una semplice email, allegando comunque il provvedimento che è già stato depositato in ufficio o fornendo gli estremi di quello già depositato in occasione della prima richiesta e la copia del documento di identità del tutore / amministratore. Ora vediamo invece l'accesso al 730 da parte del genitore. Il genitore quindi per ottenere l'abilitazione deve recarsi anche qui personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate
autocertificare la propria condizione di genitore e consegnare anche copia di un documento di identità del figlio, oppure inviare la richiesta tramite PEC a qualsiasi ufficio territoriale, anche qui dall'Agenzia delle Entrate, sottoscrivendola digitalmente insieme alla copia del documento di identità del minore. In alternativa, se il genitore ha presentato per conto del figlio la dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta precedente, può comunque ottenere l'abilitazione in via telematica con tutte le modalità descritte sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Chiuso il discorso dei genitori, andiamo al quarto punto, l'accesso al 730 dell'erede. Tutte le novità. Una delle novità delle dichiarazioni dei redditi 730 2021 è che da quest'anno l'Agenzia mette a disposizione dell'erede, se ovviamente appositamente abilitato, una dichiarazione dei redditi completa, dei dati reddituali, degli oneri detraibili e deducibili sostenuti dalla persona deceduta, che ovviamente sono stati comunicati all'Agenzia delle Entrate, dai vari enti e quant'altro, delle altre informazioni che sono presenti in anagrafe tributaria. L'erede, dopo aver accettato, modificato o integrato la dichiarazione, può inviarla direttamente tramite l'applicazione web, tutto direttamente su internet. Si segnala inoltre che per accedere alla dichiarazione per conto di un soggetto deceduto, l'erede può: primo, recarsi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate e esibire proprio la documentazione attestante la condizione di erede o presentare una dichiarazione sostitutiva che certifichi la propria qualità di erede. Secondo punto, inviare la richiesta all'ufficio territoriale tramite PEC, sottoscrivendola anche qui digitalmente insieme alla copia del documento di identità. Dopo essere stato abilitato dall'ufficio, l'erede, per poter accedere alla dichiarazione precompilata della persona deceduta, deve fare queste cose qua, e diciamo sono 3 punti molto semplici. Autenticarsi ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate utilizzando le apposite credenziali, anche qui Fisco Online, Entratel, Speed, CNS o CIE. Secondo punto, cliccare nella parte centrale della pagina sul box della precompilata. Terzo punto, selezionare accedi alla precompilata in qualità però di erede. Selezionare il codice fiscale della persona deceduta per il quale intende presentare la dichiarazione dei redditi. Attenzione, va prestata un attimino una particolare attenzione al fatto che in presenza di più coeredi, quindi più persone, se un erede autorizzato all'accesso ha inviato la dichiarazione 730 precompilata riferita alla persona deceduta oppure l'ha accettata o ha iniziato a modificarla, gli altri eredi, se autorizzati all'accesso, possono comunque visualizzare e stampare la dichiarazione precompilata, ma non possono effettuare altre operazioni, come ad esempio accettare, modificare o inviare la dichiarazione. L'erede può utilizzare, oltre al modello redditi, che sarebbe il vecchio modello unico, anche il modello 730, purché la persona deceduta sia stata in possesso dei requisiti per poter presentare il 730, ovvero nel 2020, quindi nell'anno precedente, abbia percepito dei redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Molto importante. Quinto punto, l'accesso al 730 2021 da parte del sostituto d'imposta, del CAF o del professionista abilitato. Il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale, il CAF o il professionista abilitato,
accede ai documenti con riferimento ai contribuenti per i quali i sostituti di imposta hanno trasmesso nei termini all'Agenzia delle Entrate la certificazione unica, previa ovviamente acquisizione della delega, ovviamente anche qua. Il sostituto di imposta quindi accede ai documenti solo se dalla certificazione unica relativa all'anno di imposta precedente a quello a cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata, risulta aver prestato l'assistenza fiscale ed esclusivamente con riferimento ai contribuenti per i quali ha trasmesso nei termini all'Agenzia delle Entrate la certificazione unica relativa al periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata. Apro una parentesi, sì, capisco che quest'ultimo pezzo effettivamente è tutto un giramento di precompilate, di trasmissioni, non trasmissioni, quindi posso capire benissimo che quest'ultimo pezzo possa essere un attimino complicato da intendere e me ne rendo proprio conto. Comunque, purtroppo è questo il meccanismo che si deve utilizzare. Andando avanti, il CAF, il professionista abilitato e il sostituto di imposta che presta assistenza fiscale acquisiscono, primo, le deleghe per l'accesso ai documenti e secondo, devono avere la copia di un documento di identità del delegante in formato cartaceo, attenzione, in formato cartaceo oppure in formato elettronico. Comunque ci va sempre la delega e la carta d'identità o un documento o passaporto. L'importante è che ci sia un documento di identità valido e non scaduto. L'unica eccezione, prima di concludere, l'ultimo pezzettino, si parla appunto del formato elettronico, del documento in formato elettronico. E qui ci dice che in caso di acquisizione in formato elettronico la delega deve essere sottoscritta, quindi firmata, nel rispetto delle regole adottate ai sensi dell'articolo 71 del Codice dell'amministrazione digitale. Si applicano le disposizioni in tema di assistenza fiscale a distanza di cui all'articolo 25 del decreto legge 8 aprile 2020 numero 23. Comunque, vabbè, diciamo che chi fa assistenza fiscale, CAF, professionisti, abilitati e quant'altro, se devono prendere un documento digitale, comunque sanno anche loro come poter gestire la parte elettronica. Diciamo che quindi alla fine all'utente finale tutto quel lavoro là interessa pochissimo, ecco, riguarda più che altro i CAF e i professionisti. Vediamo se c'è altro. No, l'articolo finisce praticamente qui, quindi a questo punto chiudo il video. Vi ringrazio per avermi guardato, vi ricordo ancora una volta di iscrivervi al mio canale di YouTube qui sotto e di attivare anche la campanellina, così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità che riguardano le tue tasse e le tue detrazioni. Ti aspetto, ci vediamo in un prossimo video. Ciao!